E allora, buon pomeriggio a tutti e a tutte, bentornati all'Arsenale per il secondo giorno della 10ª edizione dell'Internet Festival. Una giornata oggi dedicata a quello che è il futuro della Terra, il futuro dell'umanità e partiamo con un importante evento perché abbiamo il piacere e l'onore di avere in collegamento il regista Peter Weber. Thank you, Peter. Hello. Hello. Peter Weber, regista inglese, autore di importanti film come cito solo La ragazza all'orecchino di perla, ma così come potrei citare i tanti documentari a cui hai lavorato e è lunghissima è la filmografia di Peter. Oggi abbiamo ospite Peter in qualità di regista documentarista perché uno dei linguaggi che da sempre Peter Weber affronta nel suo cinema è il cinema documentario, e il cinema del reale. E per la prima volta vedremo in Italia uno dei suoi ultimi lavori che è 10 Billion sul futuro della Terra. Quindi possiamo partire subito con me, Lucia Guatteri, per la traduzione di quelle che saranno le domande dell'intervista. Peter, I will first start. I will start in Italian and Lucia will translate for you. La prima domanda che ti faccio è: 10 Billion nasce prima di tutto come libro scritto dallo scienziato Stephen Emmot, poi nel 2013 è diventato uno spettacolo teatrale e di divulgazione scientifica, e poi da lì hai deciso di trarre un film, di trarre un documentario. Allora, come ti sei approcciato a quel materiale e soprattutto cosa ti ha spinto a lavorare su quel progetto di Emmot? So, hello, can you hear me? I can hear you. Okay, Hello. great. So he said that, first of all, 10 billion was conceived as a book written by the scientist from Oxford, Stephen Emmot. And then in 2013, it turned to be a play for scientific dissemination. How did you approach this material, and why did you decide to make this film based upon this book? And how did you create this documentary? Why did I make the film? Because I was frustrated. This film is a few years old, okay? So I was frustrated at the time, a few, like 2-3 years ago when it was made, 4 years ago, that there wasn't enough information getting out into the mainstream about the very real crises that we are facing and will continue to face in the future. Dunque, innanzitutto la motivazione che mi ha spinto a creare questo documentario è stata fondamentalmente la mia frustrazione. Questo lavoro risale a un po' di tempo fa, 3-4 anni fa, e all'epoca appunto io sentivo la frustrazione derivante dal fatto che non c'erano abbastanza informazioni che circolavano nei principali canali relativamente alla crisi, alla vera crisi che vivevamo all'epoca e che vivremo anche in futuro. Yeah, and the thing was that the information that was there almost made it seem like if we decided to fly a couple of times less and recycle more of our plastic, then everything would be okay. And I understood very clearly, and this book articulated very clearly, that the challenge that we face is much, much higher, and that we really have to have a whole systemic change. And I thought that Stephen had expressed this very clearly in his book. So I thought that, you know, we really needed a wake-up call. And so I decided to make the film. This was long before people like Greta Thunberg came along. I think, you know, these issues are more in the public eye than they were a few years ago, thankfully. E quindi appunto ho sentito la necessità di fare qualcosa di più, perché all'epoca c'era la convinzione diffusa che bastava volare un pochino meno, prendere qualche decina di voli meno durante l'anno, oppure riciclare tutto ciò che era di plastica affinché tutto andasse meglio. In realtà grazie all'opera di Stephen, che appunto è un'opera molto chiara, molto diretta, io ho capito subito che questo non era il caso e che la sfida che ci trovavamo di fronte era molto più
impegnativa e molto più notevole. Quindi era necessario un cambiamento sistematico perché le cose migliorassimo, e Stephen esprime tutto questo molto chiaramente nel suo libro, e quindi ho sentito la necessità di realizzare questa opera proprio per dare un impulso, anche perché all'epoca le problematiche, le sfide non erano poi così evidenti e sotto gli occhi di tutti come magari lo sono adesso. Peter, come sei riuscito a trovare l'entusiasmo e la forza per lavorare giorno dopo giorno ad un progetto del genere che, come dire, venendo a contatto con questo tipo di informazioni, sono informazioni che potrebbero deprimere la persona anche, come dire, più ottimista ed entusiasta della Terra. Quindi come hai trovato la forza di andare avanti in questo lavoro di ricerca e di documentario, e come ti ha cambiato questo tipo di esperienza da essere umano? And how did you find the strength and the enthusiasm to work day by day to such a film? Because you handle information that could depress even the most optimistic and enthusiastic person on earth. So how did you manage to carry on such a project, such a research, and to what extent that work changed you as a human being? I took some encouragement from the scientists that I was doing my research with, because they can see much more clearly than me the potential problems that we are heading into, and yet they turn up every week for work. They turn up every morning for work. You know, they manage to carry on with it, and so you know, if you like, I felt that I had to take on some of their fortitude. That's the first thing. You translate that, and then I'll say the next one. Dunque, diciamo che ho tratto un supporto soprattutto dagli scienziati che mi hanno, diciamo, affiancato nella mia ricerca, perché io vedevo come loro tutte le settimane, tutte le mattine si alzavano per affrontare il loro lavoro, e mi rendevo conto che loro avevano una visione ben più chiara delle problematiche potenziali che ci trovavamo di fronte, e quindi diciamo che io ho preso la loro determinazione, la loro forza d'animo. And the other thing as well is that, you know, what I was facing making the film is only a more intense version of what all of us face, because it's becoming more and more apparent with what's happening in the world, that climate change is very real, that we face incredible challenges for the future. And it's a very difficult thing psychologically to grasp with, and it's very easy to become dispirited and to feel guilty that you're not doing enough individually. But I realized that I had to keep those thoughts at bay, and that what I was trying to do was to add my voice and add the voice of the film to a campaign that will change policy and will change governments and the way they approach things. It's not enough that individually we do things, and that's part of the system to keep everything going as it is at the moment, is to make us feel individually guilty, and then a lot of people ignore it, or a lot of people feel really anxious. The important thing is that in the end there is political change, and that we find the strength, the education and the strength as individuals to vote into power people who will put in policies that mean that we can try to stop the worst effects of climate change. E quindi diciamo che nel realizzare questo film, che in realtà si tratta di una, diciamo, versione più intensa di ciò che tutti noi affrontiamo quotidianamente e vediamo sempre, perché appunto mi sono reso conto che quello che noi avevamo di fronte era veramente una sfida enorme, e che dovevamo fare qualcosa per cambiare la situazione e per porre un freno a questo cambiamento climatico. Ma tutto questo comporta anche delle difficoltà a livello psicologico, perché è molto semplice, facile sentirsi in colpa, farsi prendere dalla depressione, dal pessimismo, perché si ha la sensazione che individualmente non si faccia abbastanza. E quindi io ho deciso di far sentire la mia voce attraverso la voce di questo film, di questo documentario, affinché le cose possano cambiare, perché abbiamo bisogno di un cambiamento sistematico, un cambiamento a livello politico,
politico che ci consenta poi di vivere meglio la situazione in maniera a livello individuale, quindi di far fronte alle nostre ansie, ai nostri sensi di colpa. Noi abbiamo bisogno di un cambiamento che porti ad un cambiamento anche della scena politica, quindi è molto importante puntare sulla educazione, sulla formazione anche, affinché le persone poi abbiano gli strumenti per votare delle persone valide, in grado di determinare questo cambiamento politico di cui tutti noi abbiamo bisogno. Peter, il cinema di Hollywood ci ha abituati a un genere che si chiama disaster movie, film pieni di effetti speciali che raccontano di esplosioni della terra o di problemi ambientali, ma alla fine fanno magari poco riflettere, diventano solo puro entertainment. Il modo in cui tu invece costruisci questo documentario che ha un impianto da thriller e paragona sin dall'inizio noi esseri umani a un asteroide che potrebbe appunto collidere con la Terra, fa molta più paura rispetto a determinati film hollywoodiani magari che abbiamo visto. Allora, da dove nasce l'idea di approcciare questo tipo di cinema, quindi il documentario, con la chiave del thriller per raccontare quello che potrebbe essere il futuro della Terra? Through Hollywood movies, we get used to the so-called disaster movie genre. That is to say, movies rich of special effects, explosions, Earth which is booming. But then at the end of the day, there is no reflection, there is no thinking upon behind all these movies. Your way to make this documentary instead has another structure, and there is a constant comparison between human beings and asteroids, which could be very scary, much more scary than these disaster movies. So why did you decide, from where this idea come from to make such a documentary, having a different approach, so combining the documentary with the thriller genre? The thing is that the text is actually in Stephen Emmet's the book that he wrote, 10 billion. So I can't claim that this is any great feat of originality by me. He uses this metaphor. If an asteroid was heading towards Earth and we knew it was going to hit us, then all kinds of action would take place. Governments would really move into action. But because the coming climate disaster and ecological disaster is something that's very slow moving, it's not as easy to visualize as an asteroid, nothing happens, or at least things happen at a very, very slow pace. And the world is full of people like President Trump who tried to tell us that there's no problems at all. So this just gave an opportunity to kind of turn that literary metaphor into a visual metaphor. The other thing I'll just say quickly is that I had always worried that it would be difficult to illustrate this film, that it would be difficult because it talks about the future, because we didn't have the budget of a big Hollywood film. How can we illustrate it? But all these things that Stephen Emmot talks about are happening now. And I was able to find examples of everything that he talked about because we're in the middle of this process, and this is only going to get worse. So actually, scarily, the film was far easier to illustrate than I had thought, and that's quite scary. Beh, diciamo che io sono partito dal testo di Stephen Emmot, quindi è lui il primo ad usare questa metafora degli asteroidi e io non ho potuto fare a meno di ripeterla, riprodurla nella mia opera. Lui diceva appunto che se un asteroide ci colpisse, tutte le azioni che potremmo intraprendere forse non servirebbero a niente, però nel caso specifico di questa opera la problematica è ancora più accentuata perché è un disastro a livello climatico, a livello ambientale, che non è sempre visibile, non è sempre tangibile, quindi è ancora più difficile renderlo
tangibile, quindi a volte si ha la sensazione che non succeda niente oppure che le cose avvengano in maniera molto lenta. Poi ci sono delle persone come Trump che ci mettono del loro e che quindi non facilitano la percezione di tutto questo. E quindi io ho applicato la stessa metafora che è passata da una dimensione letterale ad una visuale. Inoltre io avevo anche però la preoccupazione di riuscire a trasmettere tutto questo, perché mi rendevo conto della difficoltà di illustrare tutta questa tematica, essendo una tematica attinente al futuro. Inoltre poi c'erano anche delle questioni legate al budget, però diciamo che sono riuscita a trovare degli esempi calzanti per tutto ciò che Stephen ha inserito nel suo testo, anche perché diciamo ci troviamo proprio nel mezzo di questo processo che è in itinere. Chiaramente ci sono degli aspetti spaventosi, ci sono degli aspetti che non sono molto piacevoli, ma che sono molto calzanti e che fanno al caso nostro per trasmettere questo messaggio. E a proposito di quello che dici, appunto, delle immagini che hai trovato e che ti sono servite a raccontare quello che è presente nel libro e nella PS di Emmot, nel documentario sono presenti molte immagini di archivio. Come ti sei approcciato agli archivi, ma soprattutto mi puoi raccontare qualcosa del processo del montaggio, dell'editing, perché è un montaggio molto molto politico, ecco, con un certo tipo di tempo di montaggio e un certo tipo di scelte di montaggio. Tu racconti in chiave molto politica tutto quello che poi traspare dalle parole di Emmot. Talking about images, in your documentaries, the documentary, there are lots of library images. Can you tell us how you approach to this material, and can you tell us something about the editing? Because actually your editing is very political, and there is a specific timing, a specific choice of this editing that shows the political aspects of what Emmons says in his book. We had a limited budget, which drove me towards using library footage, but we came up with a way to present the library footage within a kind of live scenario to give it more visual impact. And I just had a very, very good archive researcher. We were very specific about the kinds of images that we wanted to illustrate the thoughts of Stephen Emmot. And there is, if you like, there is a subtext to what he writes. He is not, or he claims not to be political himself. But the thing is that the problems that we are in are very much to do with the way our society organizes itself. They're to do with late capitalism. They're to do with the power of fossil fuel companies, so on and so forth. And so I thought that there was a good opportunity to kind of, use these images to provide a commentary, if you like, that counterpointed the specific scientific facts. So he provided the melody and I was providing the counter melody. He provided the text and I was providing the subtext. And I spent many, many months in the edit suite with my very good editor, Quinn Williams. Took a long time for us to find the balance, if you like. But in the end, I think we were able to do something that provided some drama, some straightforward illustration, but also suggested some provoking ideas without detracting from the information that Stephen as a scientist is providing. Dunque, innanzitutto devo dire che ci sono stati delle limitazioni di budget, ecco perché abbiamo deciso di ricorrere a queste immagini di archivio. Tuttavia abbiamo alla fine ritenuto che questo era un modo anche per riuscire a visualizzare degli scenari vivi, vivaci, che davano l'idea delle problematiche che affrontavamo. Abbiamo fatto una ricerca d'archivio molto specifica perché appunto volevamo mostrare quello che Stephen Emmot
trattava nel suo libro, ma c'è anche una sorta di sottotesto, in quanto l'autore del libro non ha un impatto, un approccio molto politico, tuttavia le problematiche che vengono affrontate sono molto inerenti al modo in cui le nostre società sono organizzate, alla politica, al capitalismo, al ruolo che molte società hanno, aziende multinazionali, e quindi io penso che in questo modo siamo riusciti, utilizzando queste immagini d'archivio, a fornire anche un commento per bilanciare le informazioni di carattere scientifico che venivano date. Quindi diciamo che ci siamo controbilanciati con l'opera di Stephen. Stephen ha fornito un testo e noi abbiamo fornito una sorta di commento, di sottotitoli. Ci sono voluti molti mesi per il montaggio, ma alla fine io sono soddisfatto, ritengo che il montaggio sia buono, anche se ci è voluto molto tempo per trovare il giusto ritmo, il giusto equilibrio, ma alla fine questa opera dà l'immagine della forza e del dramma delle tematiche che affrontiamo, anche in maniera un po' provocatoria, senza però incidere o far venir meno le informazioni scientifiche date dall'autore del libro. Allora, visto che parli di informazione, c'è un grandissimo problema legato all'informazione. Da un lato viviamo un momento storico in cui siamo bombardati dalle informazioni in qualsiasi momento, anche quando non ce lo aspettiamo, arrivano informazioni sui nostri cellulari, ma dall'altro lato ci sono altri problemi, vale a dire le fake news, e nello stesso tempo molta gente ignora completamente l'informazione scientifica e se le notizie sono negative preferisce non affrontarle, non ascoltarle, non voltarsi magari da un'altra parte. Allora, come leggi questo tipo di problema legato alla società contemporanea, soprattutto nell'era dell'informazione del web? Talking about information, there is a remarkable issue related to information. On one hand, we are living in a historical time when we receive information all the time. But on the other hand, we also have the issue related to fake news. And in particular, there are many people ignoring the scientific information. And if this information is negative, they prefer to turn their backs against, not to take them into account. What do you think about this issue? This is the great curse of our times, isn't it? And I think that, there are people who predicted this long time ago. Carl Sagan, the great American scientist and communicator, said long time ago that he was worried about the way that society was drifting into a kind of ignorance. Neil Postman wrote a fantastic book prophesying what would happen to people because of their engagement with TV. This is even before the web, called Amusing Ourselves to Death. So, we had people beforehand that happen, and now we're living in the middle of it. And the problem is, when we have at our fingertips more real facts and more information and more truth than has ever been available beforehand, more and more people are beginning to believe in ridiculous conspiracy theories like QAnon in America, and the enemies of truth and people who want to sow disinformation and people who want to manipulate others for political ends are finding it easier and easier, and it's the great curse of our age. And I wish I had an answer to it. Far smarter people than me are failing to come up with a solution. I don't, it's very worrying. It really is worrying. It feels like as the more technologically advanced we are, the more we seem to be heading towards a new dark ages. Yeah, in particular because he was mentioning that this is the web time, the web era. So considering... Yeah. I didn't translate it there.
Quindi diceva sì, appunto, che è proprio il flagello della nostra epoca, e comunque in passato tanti esperti, scienziati avevano già previsto questo scenario, e avevano previsto appunto lo scenario di una società ignorante, anche presa alla sprovvista da tutta questa mole di informazione, e diciamo che anche i mass media, la televisione hanno avuto un ruolo in questo. Quindi noi siamo stati avvisati, qualcuno ci aveva fatto suonare un campanellino d'allarme, ma adesso siamo proprio nel pieno di questa situazione. Quindi più abbiamo informazioni reali a portata di mano, più la verità sembra essere dietro l'angolo, e più appunto le persone sono in balia di queste cospirazioni, delle manipolazioni da parte di altri per fini politici, e quindi sono anche più propense a credere a qualsiasi cosa circoli in rete e nel web. Io spero che ci siano persone anche più in gamba di me, in grado di far fronte a questa situazione, che è decisamente molto molto preoccupante, ma sembra che sia anche un paradosso, perché più noi abbiamo strumenti tecnologici, più la tecnologia avanza, e più noi ci sprofondiamo sempre in questo che sembra essere un periodo oscuro. E a proposito di qualcosa che molti scienziati avevano anticipato, arriviamo a quello che in realtà stiamo vivendo tutti noi, e sono le ragioni per cui il pubblico in questo momento è a distanza e noi stiamo portando anche delle mascherine, no? Allora, in questo processo rapido di trasformazione climatica e soprattutto degli ecosistemi, si va ad inserire quello che è il grosso problema attuale del coronavirus. Allora, credi che questo problema mondiale, che sta cambiando tutte le nostre vite in maniera molto veloce, porterà la gente per sempre a cambiare le proprie abitudini, o una volta in futuro trovato il vaccino, speriamo molto presto, tutto tornerà perlomeno in termini di abitudini della gente come prima? Cioè, credi che siamo destinati ciclicamente come specie umana a non voler capire che dobbiamo cambiare tutto per cercare di salvare noi stessi? And talking about this era, this period, we have to mention the pandemic, the coronavirus pandemic, and that is why people are here sitting in the room distancing, and that is why we are all wearing masks. So do you think that in this quick process of climatic change of ecosystems, do you think that this international, this worldwide problem that is changing our lives deeply will lead people to change their habits? Or do you think that once the sooner we will find a vaccine, everything will be back to the way it was? So do you think that is, a cycle? I mean, we as a human species, we are cyclically meant to not to understand that we must change things if we want to save us. I don't have a crystal ball. I don't know whether we will change. All I know is that we should change. And I think coronavirus is a warning. It's like a warning from the future of what awaits us unless we do change. Whether we will change, I don't know, because we've managed to resist wholesale changes so far. But listen, you guys are in Italy, and you know better than anyone that the Roman Empire, part of what brought it to its knees and ended it, was a combination of climate change and pandemic, okay? And this is exactly what we're suffering, climate change and pandemic. And all I can say is, unless we find a path to alter our habits and the structure of our society, then our society will lay in ruins just in the same way that the Colosseum lays in ruins. I hope that we change. And some mornings I feel optimistic, and some mornings I feel pessimistic. I hope and I pray that we do actually make some changes. Beh, di fatto io purtroppo non ho una sfera di cristallo per poter predire il futuro. Quello che so è che dovremmo cambiare, non so se lo faremo, ma sono convinto che lo dovremmo fare, e il coronavirus è un altro segnale di avvertimento.
un avvertimento che ci permette di immaginare cosa sarà il nostro futuro se noi non cambieremo. Quindi sì, questo è quello che noi dovremmo fare, non so se lo faremo. Voi in Italia avete sperimentato prima di altri paesi quello che è stato appunto questa pandemia che è determinata dal cambiamento climatico e dalla questione epidemica. Quindi diciamo che il punto di partenza è questo, il cambiamento climatico e la pandemia. Chiaramente noi dobbiamo trovare un modo per alterare, per modificare il modo in cui la nostra società è organizzata. C'è una certa resistenza, come abbiamo visto in questi ultimi mesi, però dobbiamo farlo perché altrimenti siamo destinati alla rovina, come è successo in altre epoche storiche. Quindi io spero vivamente che questo sarà il nostro futuro. Ci sono dei segnali che portano all'ottimismo, altri segnali un po' meno, sono più pessimistici, però io spero che questo cambiamento ci sarà. Per chiudere, in conclusione, una delle affermazioni di Emmot è: non so perché i ventenni non siano lì fuori a protestare per le strade. Allora, questa dichiarazione avveniva qualche anno fa, il film, come dicevi tu, è di 4 o 5 anni fa. Finalmente oggi, grazie alle battaglie di Greta Thunberg, molti giovani riuniti come Fridays for Future stanno invece scendendo in piazza per un mondo migliore. E proprio oggi in Italia, in oltre 100 piazze, ci sono state delle manifestazioni e ci sono in questo momento delle manifestazioni per il climate change. Allora, credi che questa nuova generazione sarà veramente in grado di salvarci, come dire, l'ultima vera speranza, un po' come dice anche Emmot nel documentario? So, in conclusion, I would like to end with one of the Emmons statement. He says that I don't know why young people are not out there to protest for a better future. And actually, this statement dates back to some years ago, because as you said, the film dates back to 4 to 5 years ago. But right now in Italy, thanks to what Greta Thunberg, the younger Greta Thunberg did, many young people gathered under the banner of Friday for Future are now going to streets, even right now while we are talking, for a better future. And today, in more than 100 Italian cities, we had young people into the streets. So do you think that this new generation will be able to save us? This is the last hope, as Stephen Emmot said in your documentary. I think the thing is, to be honest, it's a question of whether they can save themselves, because older people can be more complacent because they've lived more of their lives. They've been able to live like Roman emperors, flying where they want, you know, eating food flown from across the planet, having cars and TVs and everything. You know, we've had a very indulgent life. But if you're young, then you realize that in the not too distant future, as my American friends say, shit is going to get real. So they have a very immediate urgency about their position. I am very encouraged by what is happening, you know, by these various movements around the world. And I know many people think that these people are inconsiderate because they block roads and they block airports, but we need change, you know? And these young people are the people that are going to suffer. And I think they're very brave and very courageous, and I'm behind them 100%. And they need to do whatever they can do so that we make the changes necessary so they have a livable planet. Simple as that. I'm completely behind them. Onestamente la domanda che ci dovremmo porre è piuttosto se loro sono in grado di salvare loro stessi, perché chiaramente noi di una certa età, diciamo, possiamo essere soddisfatti delle nostre vite perché abbiamo viaggiato, abbiamo avuto vari dispositivi tecnologici, abbiamo potuto assaggiare vari piatti gastronomici, quindi possiamo essere soddisfatti delle nostre vite che sono state abbastanza indulgenti. Invece i giovani sentono l'urgenza di queste emergenze climatiche, di questo futuro che è del tutto roseo,
simposio, insomma, e io sono assolutamente con loro, nel senso che sono anche molto incoraggiato e rassicurato da quello che ho visto fare un po' in tutto il mondo da questi movimenti giovanili che sono stati molto criticati perché magari bloccano le strade, chiudono gli aeroporti, ma loro stanno semplicemente cercando di fare tutto ciò che possono fare per mettere in atto questo cambiamento di cui abbiamo assolutamente bisogno, e anche perché sono loro stessi che soffriranno di questa situazione, quindi è giusto che facciano di tutto per modificare lo stato delle cose, e io sono al 100% con loro, sono proprio dalla loro parte e spero che siano in grado di portare a termine le loro battaglie. Thank you very much, Peter. È stato un vero piacere averti qui con noi, anche se a distanza. Speriamo di poterti avere in presenza qui a Pisa prossimamente, il prima possibile. So che stai lavorando a nuovi progetti e speriamo, ci piacerebbe molto poterti in futuro ospitare nella nostra città, ma è stato già bello poter parlare con te a distanza e far vedere al pubblico adesso un film che arriva in Italia praticamente per la prima volta, ecco, perché il film, come dicevi, ha qualche anno, ma non aveva avuto distribuzione in Italia, arriva per la prima volta ad Internet Festival. Thank you, Peter. It was very nice to have you and to talk to you, although simply virtually. But we hope to have you soon here in Pisa. We know that you are still working to new projects, and we hope that next year, maybe you will be able to be here physically with us. And now, after this conversation with you, we will share with the audience your movie, your documentary, that although it dates back to a few years ago, it will be premiered here in Italy right now at Internet Festival for the first time. Thank you so much. Molto grazie. Arrivederci. Ciao Peter. Bye. Thank you. Bye. Thank you.